Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video scopriremo insieme come sono venute le creazioni che ho fatto la settimana scorsa assieme a voi, che sono questa e questa. Avevo fatto appunto una colata di resina con la tecnica poi Petri Dish. Se volete vedere il video da cui sono derivate queste due creazioni, alla fine di questo video metterò appunto una schermata finale e potete cliccare direttamente sul video che mostra come ho fatto queste. Allora, poi nel frattempo, ieri praticamente, siccome ho fatto una colata aggiuntiva di resina, vedete, perché a me piace un po' l'effetto bombato e ricoprire tutto, ho fatto abbastanza resina e quindi mi sono venuti anche tutti questi stampi e quindi dopo vedremo anche questi come sono venuti, anche se questa non è una tecnica Petri Dish ma è colata semplice di resina con il nero. Allora togliamo questo che al momento non ci interessa e vediamo prima di tutto come sono venuti questi. Appunto li vediamo assieme per la prima volta perché io ancora non li avevo visti. Cosa mi aspetto di vedere? Allora sì, mi aspetto che siano venuti bene come intendo io, però appunto siccome vi dicevo che l'argento non era venuto bene perché appunto non l'avevo mescolato bene, e quindi mi aspetto che appunto non si sia amalgamato niente di argento, ma comunque la creazione sia venuta bene lo stesso. Bene, allora guardiamo assieme come sono venute. Cominciamo da questo. Bene, mi soddisfa, molto bello. Bene, se lo metti a fuoco magari lo vedete anche voi. Oh, molto bello. Qui c'è tutta una trasparenza che non so se vedete, che è venuta veramente secondo le mie aspettative. Qua avevo messo dei glitter, non so se li vedete, e appunto fa l'effetto che mi ero aspettata. Bene, mi piace davvero molto, sono soddisfatta. Adesso vediamo questo, dopo vi mostrerò come togliere tutto questo eccesso che appunto era sbordato l'altra volta, perché non ti metti a fuoco. Ecco qua. Bene, scopriamo anche questo. Anche questo è molto simile dell'altro, vedete, mi piace molto. Qui c'è tutta la parte, vediamo se riesco a farvela vedere meglio, che è appunto trasparente e c'è proprio l'effetto Petri Dish. Dopo vi mostro come togliere questa parte. Allora, poi c'è questo che è il terzo e la tecnica è sempre simile, quindi mi aspetto che esca qualcosa di simile a quello che avete appena visto. Allora, bene, molto bello anche questo. Vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Non capisco perché oggi non metta tanto a fuoco. Vedete, anche questo ha le sue parti in trasparenza che fanno un po' effetto mare. Bene, adesso vi mostro, togliamo questi, vi mostro questo stampo qua che appunto deriva solo da colata di resina. Allora il tema è un po' appunto streghe, Halloween. Allora questo, vediamo come è venuto il teschietto qua. Qua. Carino, la resina è 30, non mi delude mai. Qui ci sono alcune bolle, ma credo proprio sia lo stampo che faccia questo difetto, perché appunto non è uno stampo totalmente liscio e quindi purtroppo la resina credo non riesca ad andare bene in tutti i singoli anfratti. Comunque dopo lo sistemerò con la resina, con altra resina. Vediamo il gattino.
togliamolo dallo stampo. Molto carino anche questo, ovviamente poi sarà da fare tutti i dettagli un po' alla volta. Anche questo ha una micro bollicina qua, vabbè, pazienza. Poi vediamo qua il calderone o come si chiama, eccolo qua, molto carino, a tema streghe. E niente, qua c'è sempre una bolla, se non c'è la bolla non siamo contenti. Bene, poi la sfera magica, come è venuta, vediamo. Sì, è venuta bene, micro bollicine che non si vedono tanto, molto bene. Poi l'ampollina, e sì, qua non vedo, sì, c'è sempre qua la bollicina. Niente, è il tipo di stampo, perché solitamente la resina E30 non fa questo effetto. Va bene, lo metterò a posto dopo. E questo è l'ultimo cristallo, che è venuto così. Poi farò tutti i dettagli, deciderò insomma se farli assieme a voi o in che modo. Bene, adesso come allora intanto ve li faccio vedere tutti, va, tutti assieme sono così, che con la luce non si vedono tantissimo. Comunque sono questi qua. Bene, e adesso appunto vi faccio vedere come togliere questa parte in eccesso. Allora prendo una pinza tronchesina di questo tipo, e quando la resina appunto non è proprio solida, cioè ce la farei lo stesso, però magari se riuscite a farlo quando la creazione è diciamo solida, vedete questo anche si muove, quindi è passato solo un giorno. Questa resina catalizza completamente dopo 3 giorni, quindi dopo un giorno riusciamo appunto più facilmente a togliere l'eccesso. Allora così, e faccio tutto il contorno con delicatezza. Vedete, tolgo via tutto l'eccesso. Poi appunto questa parte qua che non è proprio perfetta, basterà una lima o appunto la carta per grattar via l'eccesso. Ebbene, come promesso vi ho mostrato le creazioni che sono risultate dalla colata di resina della volta scorsa, ve ne ho mostrate anche qualcune in più. E niente, spero appunto che questo video vi sia piaciuto. Ecco, ve le metto qua, le 3 creazioni che sono risultate. E niente, ci vediamo al prossimo video. Se avete commenti particolari scriveteli sotto, idee, qualcosa che vorreste vedere chiedetemi pure. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!